Bene, Monica, ora conto da 1 a 3 e mentre conto vai a un momento importante rispetto ai punti che ci hai inviato. 1, 2, 3. A metà conteggio ho visto colore giallo. Non sapevo cos'è. Dopo un po' che mi sono concentrata, avevo la sensazione che sono sdraiata sulla sabbia e da parte destra mi arriva il sole. Mi sono voluta alzare e mi sono incamminata sull'acqua azzurra. È un pochino come in quel film di Jim Carrey, Truman Show. Mhm. E ho cominciato a girarmi attorno per vedere e pensare, mo usciamo di scena e godiamocelo. Poi vi era un'altalena dove per un po' ho gondolato e poi è apparso un albero bello verde, grande e sono entrata dentro quel tronco. Mm. E in questo momento mi ritrovo a guardare la stanza verde che ho sognato. C'è un divieto, però a me non basta affacciarmi, io voglio entrare, Entra. perché sento che è una stanza mia. Però so che c'è letto verde, a destra c'è un comodino con una coppa verde di malachite, però vedo il nero che non mi fa vedere il resto. Monica, come vedi Monica? Come se non fosse una figura stabile, nel senso che oscilla tra l'essere lei adulta e la bambina. È come se vedessi più forte e più illuminata la bambina rispetto a lei. Sì, certo, perché Monica la la vedo bambina di era più spalle. luce, Ah, la bambina era ancora più pura. Ho bisogno di acquisire come quelle capacità di quello che ero, tornare a essere me stessa. Monica, come vedi la stanza di malachite verde di Monica? c'è qualcosa che non va negli angoli di questa stanza, perché è come se quando Monica guarda questi angoli, lei visualizza una saponetta di Marsiglia, come se avesse bisogno di lavare questi angoli, come se negli angoli si accumulassero delle forze, delle energie che ostacolano Monica. E per questo adoro Marsiglia. Lo vedi questo sporco negli angoli, Monica? Vedo il nero, proprio un nero denso. Ok, chiama eh, colui che ha detto che qui è proibito, che ha messo quel cartello di divieto.
Fisso un angolo, però come se non volesse farsi avanti. Ordinagli di farsi avanti. Mi arriva, non voglio. Dico esci, Chiedigli il nome. non mi arriva. Monica. Vedo degli occhi sbarrati di una civetta che fissa e che giudica Monica e dice: qua gli ordini li do io. Ehm, la vuol mettere a disagio, la vuol far sentire piccola, la vuole proprio inibire. Oh, una civetta. Come si chiama? Frick, Rick. È frick. Frick. Ah, come strana. Mm. Ah, è un'entità eterica anche Anche sì. e è in compagnia di... Nell'altro angolo, diciamo che Monica è frontale, no? Quindi ha due angoli di fronte a sé. In un angolo c'è questa civetta e nell'altro angolo, come quasi a creare una colonna, c'è un serpente. Poi, No, altre entità no. Però vedo appunto che il serpente continua a cambiare forma, perché a volte sembra un cuore. Il suo corpo lo dispone per formare un cuore. Altre volte sembra una spirale, altre volte una linea retta. È come se proprio generasse molta confusione in Monica, l'impossibilità di vedere con chiarezza. ci sono entità mentali? Ce n'è una che vedo che però mh, si sta distaccando gradualmente da Monica e si chiama Illusion, perché in effetti questa entità mentale vorrebbe non staccarsi da Monica e vorrebbe ancora nutrirla di illusioni, no? Di false interpretazioni della realtà, dei rapporti. Però Monica sta facendo un gran lavoro e per cui questa entità mentale necessariamente si sta allontanando. A quanto sta adesso? A uno? Adesso ha due. Poi? No, non ne vedo altre. Qual è il Però progetto? questa civetta la vuole proprio sminuire. Il progetto si chiama, vabbè, mi viene anche da ridere, perché si chiama Montagne Russe. Probabilmente era importante per Monica mettere l'aggettivo riferito alla Russia, no? Però dei saliscendi li vedo, quindi dei punti più alti e poi scende giù e poi risale. Con tante emozioni, con tanti picchi in cui comprende tante cose, poi a un certo punto le sembra di non aver capito niente, poi dopo risale, diventa forte un'intenzione, poi dopo un po' si indebolisce. Monica, cosa vedi di tutto questo? In questo momento ho subito collegato l'inizio dove mi vedevo sull'altalena. Mm. Su, giù, su, giù. Montagne russe che detesto. Illusione è una cosa che proprio, cioè non la voglio più nella vita, voglio la verità.
Quindi quando Monica ha visto il serpente avevo subito la necessità di prenderlo, stringerlo sotto la testa e dire hai i tempi contati. C'ho Fallo. questa civetta, Mhm. cioè vorrei riempirla con questo serpente. Mm, Mangiatelo. In realtà la civetta e il serpente li hai creati tu, Sì. non sono solo dei nemici che Mhm. il sistema ci insegna a combattere con la violenza, no? Mangiati il serpente e strozzatici. No, non è per strozzare, però riduciamo un angolo, ripuliamo, quindi Mm. mettiamo tutto in un posto. Quindi hai tolto il serpente. Mhm. Guardalo il serpente prima di toglierlo. Cerca di capire, guardandolo, il motivo per cui l'hai creato. Beh, il suo movimento è un pochino altalena. Montagna russa, come si muove. Quindi grazie a lui ho capito emotività, come energeticamente riporta su e giù. Ma c'è bisogno di una quiete adesso, un equilibrio. Quindi grazie serpente. Mhm. E cosa ne fai? Dove lo metti? Eh, sempre nella bocca della civetta. E la civetta se lo mangia? Entra dentro, così anche lei fa esperienza di mia esperienza. Chiedile perché si chiama Frick, la stramboide. Ma veramente mi è arrivato perché così ti posso friggere, Va bene, ci sono degli così impianti. ti posso indebolire. Ok. Monica, ci sono degli impianti. Ne vedo due. C'è l'impianto mentale che è come se fosse un cerchietto per i capelli, che ha i pettinini, scusami, i dentini piccoli, e serve, affinché lei stia un po' buona comunque al suo posto, non si allarghi troppo, non faccia troppi progetti. E un po' simile è la funzione anche di questa specie di lastra di ghiaccio che ha sotto i piedi, affinché lei non abbia una sua stabilità, ma si trovi proprio sempre un po' come in scivolata, una scivolata che a un certo punto la può anche far cadere a terra. Monica, vibrazione, 39. consapevolezza, Mi viene 189. anima, 56. vite, 1496. cervello, capacità medianiche, Mi viene 11. suscettibilità ipnotica, 78. 3D, 45. vivacità nemica 100. Monica, torniamo al momento della tua nascita, che tu stessa hai rivissuto durante quel massaggio
cranio sacrale, se non ho capito male, in una Mhm. lezione, Sì. e dove il focus della tua attenzione è finito sul distacco dalla placenta che avviene per ogni nato. Mhm. Sì, ho la necessità di fissarla, come se fosse non lo so se è come un portale o un collegamento da dove veniamo. È come se non volessi distaccarmi, però accetto di entrare a far parte di questa vita. Però sono così attratta da lei che mi rimane fisso. Mi viene anche un ricordo della scuola materna, dove fissando le finestre mi perdevo. Allora, è come se collegassi quell'aldilà. C'è qualche nesso. Perché ci distacchiamo dalla placenta prima che lo facciamo noi come bambini, da soli, perché ce la tagliano? Sento un collegamento molto materno, protettivo, bello, un potenziale molto forte. Però se tu rimanessi dentro la placenta non nasceresti. No, ma la potrei staccare io stessa dopo la nascita, dopo alcuni giorni, quando decido io. Monica, La centa mi viene come se fosse, chiamiamolo uno spartito musicale infinito. Mi fa vedere come tante note musicali che si possono combinare in infiniti modi e il neonato ha la sapienza magica di combinarli nella maniera giusta a seconda del bisogno. E M- effettivamente sembra una violenza, come se strappare questo spartito musicale nel momento in cui si sceglie di togliere, no, forzatamente il bambino dalla placenta. Monica è nata all'8° mese, non al nono. A un certo punto mi è sembrato, no, di essere, cioè lo so che non lo sono, però di essere io la sua gemella dentro l'incubatrice. Mhm. E non suo fratello, perché? Non so se nell'identificazione, no, nella connessione con Monica, sentire questa voglia di uscire da lì, che non era il posto giusto, che era disumano, Dove dentro la pancia della mamma o dentro l'incubatrice? dentro l'incubatrice, come Ques- se cercassi di urlare tanto. Questa cosa ha costituito un limite per Monica. Allora, è stata per anni un presupposto di solitudine, di incomprensione e di isolamento, anche per il fratello, eh? Questo vale sempre anche per chi nasce, finisce la gestazione in incubatrice. Per alcuni anche più grave. Mi viene anche la parola proprio di disperazione. Solitudine, staccati dalla madre. C'è una specie di sensazione di freddo, di artificio, come posso dirti, di non umanità, sì. Monica, apri le porte del tuo cinema e invita tu chi vuoi.
aperto a tutti. Anche la mia cliente che è stata prima al massaggio vuole partecipare. Ok, hai tre inviti speciali. Il primo è il più importante e poi a scalare il secondo e il terzo. Il primo inviterò mio fratello, Secondo, poi nuovamente mamma e compagno. come vedi tuo fratello? Ma dai, che ci vengo a fare? Però un po' di curiosità penso che c'è. Mamma, Il primo mi è venuto, non è che ho tempo per queste cose, però vabbè, mi ci siedo per un attimo. compagno, Non è che lo vedo davanti, però penso che si siede anche lui. come lo vedi Monica? come se fosse una statua di sale. E che in questo momento è come se si potesse sgretolare e lui lo sa. La madre ho sentito che diceva: che ci vuoi fare? La vita è la vita, è questa. Non è che la puoi cambiare. E suo fratello, vedo che c'è Monica che mette la mano sul petto del fratello, perché è proprio come se lui non avesse connessione col proprio cuore. Mhm, Però Monica non perde questa occasione perché lei vuole che il fratello ce l'abbia. E quindi che fa? sì. Lei mette la sua mano calda e luminosa diciamo sì, sulla parte sinistra del petto del fratello. Il fratello, dopo un po', appoggia la propria mano sulla mano di Monica. Si guardano? Allora, Monica ha uno sguardo molto dolce, molto umano. Lui è un po' come di vetro. Che ti posso dire? Come non attraversato totalmente dalla vita per il momento. Come vedi questa scena Monica? Ma in realtà ho desiderio di dirgli perdonami che sono entrata dietro di te. In che senso? Ho la sensazione che voleva nascere da solo. Io l'ho costretto a condividere lo spazio. Energeticamente come lo vedi Monica? Energeticamente debole. Monica, chiamiamo il disincarnato, il nativo americano che ti ha insegnato una tecnica di massaggio, giusto? Sì? Che il giorno che mancò si ruppe una tua catenina. Chiamiamolo, dimmi come lo vedi.
la sensazione che mi guarda da lontano. Come lo vedi, Monica? In eterico quella catenina ce l'ha lui al collo, quella che si è rotta Monica. E la completa non rotta. Mhm. Poi vedo che le offre una bevanda, non so, a base di erbe, forse c'è anche emacia, temate o mate, non lo so, una delle due cose. Eh, Dov'è adesso, Monica? Poi le dice di non dimenticarsi la profonda sapienza che c'è nel tocco, che quando tu tocchi la persona ti colleghi alla sua anima. Lui dice che forse, mi sembra di capire questo, che prima di morire pensava che ci fosse un al di là specifico per i nativi Mm, americani, no? mm. Poi dopo ho scoperto che era diverso, che sono tutti insieme, no? Poi mi fa vedere come ha cercato di lanciare delle piume a Monica sotto forma quasi di frecce. Poi mi ha detto che, non so se veramente gliel'ha detto, che c'era un forte legame tra lei e il proprio gemello, un legame sacro, una cosa del genere. Mhm. Di non sottovalutare questo legame, che le avrebbe insegnato molto. Mm. Poi non so, dice qualcosa riguardo ai farmaci, forse era contrario ai farmaci, non lo so. Mi fa vedere le classiche capsule. Tu lo sai, Monica? No, A queste parole, Mm. Monica, cosa vedi? riguardo le capsule sto pensando solo a mio fratello che è diabetico e prende tanti farmaci. Quindi se c'è un collegamento a riguardo. Cosa dice Monica, il nativo americano a Monica e dov'è rispetto al portale Aura? Che suona tipo un tamburo, dice che il ritmo è parte di Monica, mm, che nelle vene di Monica scorre il ritmo. Giusto. Mm. Anche un ritmo tribale, un ritmo più moderno, potrebbe anche essere musicale, ma anche tribale, che poi mi fa sentire che il suo cuore batte su questo tamburo, questo è il cuore di Monica. Infatti ogni volta quando massaggio percepisco il ritmo e seguo il ritmo anche nelle persone. Poi è come se invitasse Monica in una tenda con lui, Un lei e tipì. lui, Mhm. sì, bevono qualcosa insieme, ma dalla stessa, sì, tazza, che poi non è proprio una tazza, Oppa, sì. sembra più un narghilè quasi, non so, boh, bevono insieme. Lui dice che lei è stata una buona erede del suo sapere
e che attraverso questa azione che stanno facendo adesso di bere da questa stessa tazza, lei sta ancora incrementando e assumendo più sapere. Di che tipo? Come funziona il ritmo della vita? Come funzionano le onde del massaggio che disegnano un ritmo? Vado, è quello che capisco io, un ritmo biologico. Puoi vedere il ritmo biologico di ciascuna persona che viene massaggiata. Poi mi fa vedere il ritmo delle onde cerebrali della persona massaggiata, ma anche il ritmo forse della circolazione venosa e arteriosa, come se in ciascuno scorresse a un ritmo differente. Poi sento che mentre lui parla è come se mm, Monica fosse in connessione con qualcuno posizionato a terra e vedo che sente proprio le pulsazioni di questa persona, le pulsazioni del polso, le pulsazioni qui in alto verso la gola, le pulsazioni che gli arrivano dalle tempie, dalla testa. Però vedo che questo, ehm, diciamo, maestro gli dice che lei si deve proteggere. E tu senti che è vero? Sì. Perché deve proteggersi? Oh, sì, è come se il suo trattamento risucchiasse determinate energie dalla persona che si sta facendo trattare, massaggiare. Solo che cosa succede? Che lei a volte, invece che espellerle all'esterno, in parte passano in lei. E Vero. qualora questo succedesse, lei li deve di nuovo espellere. Dicevi, Monica? È vero, è così, che a volte restano dentro di me, però se succede questa cosa, di solito lo sfrutto per ulteriore studio cosa fa nel corpo prima di buttarlo via. Quindi se è Eh, una mm, cosa che non capisco, lo studio su di me. Non sempre poi è buono perché naturalmente può indebolirmi, mm, energeticamente, fisicamente. Lui dice di stare attenta che a volte ti lasciano delle uova dentro, Mhm, ok? Di guardarle e di espellere anche le uova. mhm. Come dei semi, delle energie non immediatamente individuabili. Come se partorissero queste energie, no? Facessero un parto e quindi lasciano le loro uova, Mm, ok? Quindi magari poi lei ha tirato fuori quell'energia lì, ma non le uova dell'energia. mm. Va bene. Monica. Monica mi fa notare che il 999, cioè il 9 settembre 2025, esce in tutto il mondo il nuovo libro di Dan Brown, Il segreto dei segreti, in italiano L'ultimo segreto, ambientato in una città a lei cara, Praga. Tu ovviamente non ne sapevi nulla. Tante coincidenze su Praga, insomma, in questo periodo, città esoterica per antonomasia in Europa. E prima ci raccontava che è stato tentato, c'è stato il tentativo di trasformarla nella nuova Gerusalemme, poi fallito. Ora si sa, Dan Brown, scrittura popolare, Codice da Vinci, successo planetario dello scrittore statunitense,
e molte cose vere, molte cose un po' così di fantasia e poi tutto resta relegato a un libro. Mm. Sì, diciamo che l'immagine che mi arriva adesso io non so se appartiene effettivamente a questo ponte, è di Gesù che è sceso dalla croce e che praticamente è svenuto nelle braccia della Madonna. Mhm. Sì, sì. Ed è come se questo libro, che appunto è uscito il 999, ha la funzione di andare a ribaltare di nuovo il 999 in 666, perché è importante che il mondo rimanga nella sofferenza, proprio come questa immagine qua, in cui Gesù è proprio completamente ferito, dilaniato. Um, allora, per quanto riguarda Praga, mi viene proprio come se fosse anche divisa a metà tra il sopra e il sotto, dove sotto si vuole mantenere tanto buio e tanta sofferenza e sopra si prova a creare la luce. Ehm, um, sì, forse come in questa stessa divisione che c'è per quanto riguarda Gerusalemme, e me lo dà un punto nevralgico Praga, um, non esattamente come Gerusalemme, ma comunque un punto energetico molto molto importante. Perché? È come se fosse una specie di, fai conto, di cartellone del Monopoli, no? E quindi si stabiliscono a priori in questo gioco alcune parti che devono essere inespugnabili, cioè che le entità devono stare lì ehm, a prendere, diciamo così, energie a bassa frequenza. Per quello che, per esempio, la città di Paraga la vedo da un punto di vista sotterraneo molto sofferente. Mhm. Gerusalemme la vedo sofferente in tutti gli strati, diciamo, no? In realtà Praga anche, vedo alcune parti di Praga sofferenti anche in superficie. Non so se ci sono tanti senza tetto. Sì. Allora, diciamo le Eh, cose come stanno. Io sono stato di recente a Praga. Ho visitato il castello, che in realtà è un complesso dove c'è anche una cattedrale gotica. Ahimè, ho visitato anche la cattedrale perché ormai il biglietto l'avevo fatto, ma dentro ci ho infilato 4 o 5 ad eternum, uno più bello dell'altro, tutti belli colorati. Uno era bianco, uno era d'oro, uno era rosso. Che è successo? io lo vedo un collegamento tra questa cattedrale e un monumento, non so, che c'è a Gerusalemme con qualcosa di nero, con una sfera nera. Mhm. Perché è come se quando tu crei quegli ad eternum, questa sfera nera che ruota in continuazione di moto perpetuo, a tratti invece si ferma. Ed è come se questa sfera nera ha bisogno di continuare a ruotare per mantenere in piedi, diciamo, delle entità, per continuare a nutrirle. Mm. E restano ancora lì ad eternum per sempre. Quindi Sì? stanno facendo questo lavoro. Sì, ogni tanto si inceppa quindi questa sfera nera. Rendiamoli più efficaci, più profondi, con una profondissima radice di chilometri. Mhm. Come se il mare, vedo
il mare che sta lì, la striscia di Gaza che si ripulisce. Mm, Come se lo vedessi molto inquinato, ovviamente a causa di tutta la guerra in corso e anche come se fosse stato proprio tanto sangue versato dentro al mare. Queste radici che sono partite dai tuoi ad eternum stanno proprio assorbendo questo inquinamento anche del mare. Causa esoterica del fatto che il viaggio non è andato così bene, il weekend non è andato così bene per me. Nonostante un iniziale grande entusiasmo, c'era qualcosa che non andava. Mi fa vedere una specie di, chiamiamolo vampiro, ehm, che ama molto i turisti. Mm, e che riesce proprio a catturarne parte della loro energia, Mm, energeticamente proprio come se ti succhiasse il sangue. Mm. Però è mm. come se fosse una trasfusione, cioè come se lui prende un certo tipo di sangue in eterico, quindi di energia, e te ne dà dell'altra. Infetta, Sì, energeticamente basso. sì. Bene, mi ripulisco se ci sono ancora dei residui. Causa esoterica, Monica, del fatto che per una serie di casualità ho avvertito Monica, ma non è stato possibile vederci per un caffè, due chiacchiere. No, quella è stata non per te, quella era l'entità che interferiva a Monica, che era la civetta che le diceva che lei avrebbe dovuto stare al buio e non poteva, diciamo così, godere di un'occasione così speciale e luminosa. E adesso Monica ce l'avrà ancora di più con la civetta. Cosa vedi a queste parole, Monica, riguardanti la tua, diciamo, la tua città? Una città a te cara. Prima che Monica ha iniziato a parlare, ho visto proprio quella luce sopra e il buio sotto. Quindi questa era subito la prima cosa che ho visto. E poi ho attraversato con voi tutto quello che è stato detto. Nel frattempo, invece di vedere, aumentava calore dentro tutto il mio corpo. Va bene. Ponte Carlo IV, copertina di Dan Brown, uno dei posti secondo me peggiori di Praga. Mettiamo tutte e tre insieme un bel ad eternum al centro. Anche su ogni statua. Anche su ogni pilastro. Mhm. Con la torre iniziale. Io dentro la cattedrale ho espresso il desiderio che la cattedrale crolli a breve. Basta. Nel mio universo non voglio più sentir parlare di cattedrali, di chiese. Basta. Fine. Basta. Monica, l'hai messo? Mi è venuta a forma di agnello, di agnellino. Monica? Sì. Il tuo com'è? Il mio è più una cosa che gira lasciando delle luci attorno, continue naturalmente. Va bene. Torniamo alla tua stanza in Malachite, Monica. Un angolo, quello del serpente, pulito. Sì, lo sento, percepisco più schiarito, A sinistra. più verde, sì, sulla sinistra.
Però qui rimane sempre buio. Ok, accendi una luce. Uno, due, tre. Più che luce ho acceso accendino, il fuoco. Ah, una luce. Cosa vedi adesso? Perché di angoli ce ne sono 8, in una stanza. Cubica o parallelepipeidea. Mi sembra una cosa più, perché vedo naturalmente sempre come un velluto nero. Ho la voglia, il desiderio di toccarlo e non lo sento rigido, lo sento più morbido come se fosse di stoffa. Ma la parete di velluto? Sì, è cambiato, non c'è più la rigidezza. Cioè, prima un po' come incubatrice rigida, adesso è una cosa più morbida che posso togliere con un movimento come una tenda. Ah, ma la stanza è l'incubatrice. Potrebbe essere, sì. Guardala da fuori. Guardando da fuori è come se vedessi il bambino di luce all'interno e dove non c'è luce sono questi angoli bui. E dietro l'incubatrice la stanza che è buia negli angoli. Quindi luce al centro, buio negli angoli. Aumenta la luce. E più che aumentare la luce, c'è il desiderio proprio di aprire questa incubatrice e uscirne Da dove? dall'incubatrice. No, ma da quale Quindi punto dell'incubatrice? sopra di me. Dal Voglio- soffitto. Cioè, aprire sopra, sedermi, alzarmi, uscire. Fallo. Sei tu quella che scrive il libro della tua storia infinita. Mhm. Esiste effettivamente un unico narratore che sei tu. E sto andando verso mamma. No, aspetta, mi sto fermando. Non posso andarci da sola, devo andare a prendere anche fratello. Corso Lo sto tuo. prendo io. Gli sto dando la mano, vieni. Andiamo insieme. Il percorso è tuo, Monica. Mhm. Lui non è un tuo fratello, lui è un'anima che ha deciso di fare determinate esperienze. Sì, però in questo momento lo aiuto. Per il resto che fa poi lui. Però con tutte e due mani, come se fossi io in questo momento come una madre. Bisogna di sollevarlo e dico, vieni. Basta rimanere in queste cose, in queste condizioni. È un po' diffidente ancora, Monica, come vedi la scena? però mi prende per mano, Mhm. viene. E lo lascio lui nelle mani di mamma, nel suo abbraccio. Cioè io non te lo sto rubando. E che succede? Percepisco che sta bene. Si sta prendendo quell'amore che si sentiva sempre come derubato, che non era derubato, però a lui mancava. Si sentiva secondo. Monica, Sì.
Sento proprio Monica che doveva fare questa azione che ha fatto di riportare il fratello nelle braccia della mamma, perché è come se il fratello al momento è solo pronto per ricevere un amore, diciamo così, umano, terreno. Invece Monica è pronta a prendere un amore che viene dall'etere, che viene dall'universo intero. Lei può percepire, sentirsi amata anche non da persone, dall'esistenza. Ti riconosci, Monica? Mi sento un po' pelle d'oca, tutto attorno a me mi dà una bella sensazione. Eh sì, è come se mi riconnettessi, mi Connettessi? riconnetto, sì, Sì? Era giusto co- così. di nuovo con quella che era energia della placenta, ma è cosmica, una placenta cosmica, cioè Mhm. è rinascita. Felice di aver portato a termine determinati compiti. Ora posso pensare a me. Molto bene. Si è chiusa un'era, una fase. Sì, Lo senti, lo percepisci sì. profondamente. Mhm. Quindi c'è una nuova Monica che esce dalla sua casa placenta, buia o semibuia, e fuori l'aspetta una giornata di grande luce e di sole. Qual è, come se tu uscissi da una prigione, no? Qual è la prima cosa che fa Monica uscita di prigione? Mi ritrovo su quella sabbia a prendere sole. C'è libertà, giornata di libertà, spensieratezza. Ti suona il telefonino, è il tuo compagno. Ah, scusa, ma adesso? Mhm. Perché ora? Qui sulla sabbia, mentre prendi il sole. Ma io qui non mica voglio avere cellulari. Sì, ma è simbolico. Sì, lo so, solo un attimino. Era un momento tutto mio. È il tuo start. Mhm. Vabbè, pronto. Tu rispondi quindi. Va bene, se mi hai dato il telefono in mano. No, non te l'ho dato io, ho squillato nella tua No, 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 borsa. no. No, io non porto la borsa. Sulla Giacca. spiaggia ero solo io. Va bene, facciamo che connessione. Scriviamo questa cosa. Mi collego telepaticamente. E lui sta chiedendoti delle cose. Ha bisogno di essere aiutato. E gli dico, ormai sai cosa devi fare, come vivere. Ormai ci devi lavorare anche tu. Devi impegnarti da solo. Diventa creativo. Anche così cambieranno le cose a casa tua. Hai quello che hai creato. Puoi cambiarlo, te l'ho insegnato. Mi sa che per un po' dice che avrà ancora bisogno di qualche mano. Dico, vabbè, ma possiamo cambiare, perché io voglio la mia vita. Ho bisogno di fare passi nuovi. Lo percepisco un po' triste. Però tu hai un mare da guardare. Mhm.
quindi gli dici che sei impegnata e lo saluti. È così? Dico, non ti preoccupare, ce la farai. Sento, percepisco ancora un po' qualche sua difficoltà. Ho la sensazione che mi sto levando un cappotto che glielo sto dando in mano. Com'è questo cappotto? Un cappotto beige, leggero, però come se volesse aiutarlo quando si sentirà un po' perso, solo, dico, mettitelo, così ti sentirai una protezione. Cioè, ricordati che tu puoi se vuoi. È nuovo o vecchio questo cappotto? È quella parte di me che lui conosce e che può aiutarlo a trovare sostegno quando si sentirà solo, che non ce la fa, senza dovermi cercare in quel momento. E poi quando non ne avrà bisogno lo darà via. Monica, qui sulla spiaggia, Monica cosa fa? Che tu vedi? Che chiude la telefonata, anche se il compagno non vorrebbe che questa telefonata finisse. Mm. Monica sceglie di chiuderla, appoggia il telefono sulla sabbia, non preoccupandosi di quello che avverrà di questo telefono. E vedo che dal mare escono dei cavallucci marini che la invitano a ballare con loro. E lei accetta l'invito Quindi si tuffa nell'acqua. e inizia a ballare con loro, come se potesse, come sai, una nuotatrice di nuoto sincronizzato, no? Andare sotto e sopra l'acqua. Ed è una formidabile ballerina marina. Due cavallucci. Sì. Poi se ne aggiungono mano a mano anche degli altri. Ah, Infatti, un animale incredibile, misterioso. A ho proposito, disegnato uno, ce l'ho nel cassetto. E non so se... infatti nei sogni, quando entro nell'acqua a ballare, si sente sempre anche la musica, là sono libera, sono me stessa. Ah, tu sogni di ballare in acqua. Sì, L'avevi detto prima, no? no, ogni volta quando avviene questa cosa sono massima potenza di me, Tu sai sono me nuotare? stessa. Sì, Mm, vai in piscina a volte? sì, Perché nuotare è un po' come volare in acqua, ballare, volare. mhm, sì, Hai smesso di farlo o lo fai con costanza? di tanto in tanto. Quando mi arriva, quanto dentro di me sento il ritmo, Mm. Oggi è la giornata libera. ancora un massaggio alle 7. Prima di questo massaggio ti andrebbe di fare una nuotata? No, la sto già facendo. È vero. Eh, Vai al cluster, Monica. Non so perché ho la sensazione che non ho niente da togliere.
Cioè, mi guardo. Beh, c'è la civetta, il serpente e Illusion, quindi qualcosa, anche se piccolo, dovrebbe esserci. Sì, mi è tornato soltanto in mente il braccio della mia nipote che ha civetta sul braccio. Eh, Monica. cioè, Ora vedo solo una Bajur vecchia che dovrebbe fare luce, ma si è rotta. Non cos'è serve. Bajur? Lampada da tavolo, Ah, ecco. quella col cappello, no? Mhm. Cosa vuoi farne, Monica? Non funziona, non fa luce. Sparita. C'è un avatar, Monica? Guarda, vedo delle unghie dell'avatar e basta, con delle unghie femminili. Le vuoi togliere, Monica? Sì, detesto le unghie, soprattutto lunghe. Quindi, via. Benissimo. Un giorno faremo un'indagine sulla moda delle unghie di oggi delle donne. Ah, mamma mia. Ah. Ah, guarda. Anche sulle sopracciglia, le ciglia, Tutto, sì. finte. Nuova vibrazione, Monica. A me viene 800. Era altissima, 39, diciamo 40, era altissima. 800. Nuova consapevolezza. Fa tutto due, 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 due. PS. Circa 60. Anche 222 è tantissimo, eh. Superare la soglia del 200 è già un'ottima cosa, ma 222 è quasi un quarto oltre il 200. Vite, Mm, 1119. cervello, Adesso sento che sta sfiorando 12. suscettibilità ipnotica, vabbè, quella altissima, come sempre, e vivacità nemica a 100. 3D, 21. ottimo. Valori incredibili. Monica, se Monica facesse un viaggio a Praga, cosa dovrebbe fare per se stessa? Sì, lei ha questa necessità di passare davanti a questa, ehm, scusami, questa sede universitaria. Vicina al cimitero ebraico dove tanti anni fa è successo un fatto di cronaca nera, insomma un ragazzo è andato fuori di testa e ha ucciso delle persone. Sì, perché credo che nel tempo, magari non tutto insieme così, Monica riuscirà a vedere e comprendere, mh, diciamo così, dei disegni oscuri che riguardano le facoltà universitarie e in particolar modo appunto lì di Praga. Ovviamente energeticamente ripulire l'università da questa cappa pesante e oscura. Come ti ci trovi a queste parole, Monica? E dovrei entrare dentro. All'università, Mhm. per capirlo? Per posizionarmi. Ci dovrebbe essere un punto specifico dove dovrei mettere le mie mani. Etericamente, ma se vuoi anche fisicamente, metti le tue mani potenti sul cuore.
sul chakra del cuore, sullo sterno. E dimmi cosa senti. Quale messaggio ti arriva? Sii te stessa. Ogni azione sarà buona. Saprai sempre cosa fare. E ama la vita. Vuoi aggiungere qualcosa, Monica? C'è altro da aggiungere. Infatti. Sei pronta per tornare, Monica? Sì? Allora preparati e ascolta la mia voce